Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento della mia Universe Mod di WWE 2K24. Nell'ultimo video abbiamo finalmente raccontato tutto il pay-per-view AEW Full Gear, che consiglio di andare a recuperare per chi non l'ha visto, perché è una tappa cruciale e soprattutto è stato un grande evento. Lo trovate su entrambi i miei canali, sia sul viola che sul rosso, link in descrizione. E iniziamo a rapportare la metà settimana, come sempre, Raw e Dynamite, ma questa volta sarà una metà settimana di debutti abbastanza nuovi e importanti, sia per la WWE sia per l'AEW. Andiamo quindi a iniziare con il primo incontro valido per i titoli di coppia. E eccoli qua, i DIY. Contest is a tornado tag team match, and it is for the World Tag Team Championship. Introducing the challengers at a combined weight of 400 pounds, Tommaso Ciampa and Johnny Gargano. DIY. Prima difesa titolata per Kevin Owens e Sami Zayn. Ma potrei anche sbagliarmi? No, mi sembra la prima. I titoli li hanno vinti la Night of Champions, semplicemente vi consiglio di recuperare sempre sul mio canale, contro gli Usos. Grand match di coppia. Davvero. And introducing the champions at a combined weight of 478 pounds, the team of Kevin Owens and Sami Zayn. Questo sarà un tornado tag team match che, come sa chi mi segue, io prediligo nella Universe Mode, perché tra interventi infiniti, questo è un po' colpa del gioco, bisognerebbe limitare il numero degli interventi in cui uno può arrivare a interrompere uno schienamento, perché alcuni match possono essere davvero infiniti senza un senso poi. Cinture alzate al cielo, è il match titolato, può iniziare. Iniziano subito forte Owens e Zayn.
Pulla qui. Solo uno. Veramente devono fare di più per difendere il loro titolo di coppia. Zayn e Owens. Il DIY, Johnny Gargano e Tommaso Ciampa sono probabilmente dalla parte sbagliata dei pronostici sfavoriti, ma questo non vuol dire che il match sia scontato, perché come sappiamo nel wrestling succede di tutto, come abbiamo avuto molte volte occasione di vederlo nei video precedenti. Vola Sami Zayn. Johnny Gargano dice di no a questo tentativo di schieramento di Sami Zayn. Che mossa di Kevin Owens, il Powerbomb, Blue Thunder Powerbomb di Sami Zayn. Attenzione, prova ora, ma Tommaso dice no, tentativo di Powerbomb, andato a vuoto. Attenzione qui perché ha un'occasione ghiotta, ma la stunner di Kevin Owens potrebbe essere finita. 1, 2 e Johnny Gargano dice no. Sembrava finita, ma neanche ancora Johnny. Butta fuori dai ring Johnny Gargano e ora 2 contro 1 con Tommaso Ciampa. Ribalta la mossa Tommaso, back suplex. Parti Sami Zayn e riabbatte di nuovo Gargano. Kevin Owens anche, ma va a vuoto. Attenzione, questo DDT ha provocato una ferita sulla fronte di Tommaso Ciampa. Kevin Owens scatenato, le vuole abbattere tutti e due, ma evita Johnny, evita anche l'altro, ma alla fine non può. Attenzione, ancora ribalta. E alla fine la prende, mosse fuori dal ring, le più devastanti. Ora lavorano istantaneamente 2 contro 1 Kevin Owens e Sami Zayn, quando ne hanno la possibilità.
Ma Johnny Wrestling, ragazzi, davvero in una gran forma oggi. Vedremo se basterà. Si vanta Johnny Wrestling. Che mossa di Gargano. Prova lo schienamento, giustamente dico io, ma Kevin Owens è già lì. Stunnato Gargano e speso con un lungo kick. Formato Ciampa. 1, 2 e 3. Kevin Owens e Sami Zayn ancora campioni di coppia in questo opener di Monday Night Raw. E dopo questa difesa andiamo al prossimo incontro. Damian Priest contro AJ Styles, una delle rivalità che è associata qui a Raw, quella tra i due. AJ Styles è il campione intercontinentale, ricordiamolo. Damian Priest vuole fare suo quel titolo e ormai il prossimo appuntamento per concludere queste rivalità sarà WWE Saturday Night Main Event, che nella mia Universe Mode è un pay per view. Ha preso lo spazio di Money in the Bank perché sinceramente io non vorrei fare un Money in the Bank senza fare il match Money in the Bank, e quello non lo faccio perché io personalmente non mi convince come viene gestita la valigetta in questo gioco, come nello scorso Universe Mode. Is scheduled for one fall, making his way to the ring, representing the Judgment Day, from New York City, weighing in at 249 pounds, Damian Priest! Dicevo, non mi sembra troppo chiara come funziona la valigetta, che la puoi usare solo in certi momenti, che però sono dei momenti che non si comprende bene, perché in tanti altri si potrebbe utilizzare la valigetta ma non te la fa usare. Ecco perché non devono ancora migliorare questa tecnica, secondo me, del Money in the Bank, motivo per il quale non volevo mantenere il nome del pay per view Money in the Bank come fosse un pay per view come tutti gli altri, senza poi fare effettivamente il Money in the Bank, che comunque è un bel match da vedere. E quindi l'ho sostituito nella mia Universe Mode con il Saturday Night Main Event. Ho scaricato ovviamente un'arena dalla Community Creation, vi ho fatto proprio giusto 2 o 3 modifiche estetiche che dovevano essere fatte, ma proprio 2 o 3 davvero. Ho creato l'evento e quindi il prossimo sarà proprio questo evento qui, che tra l'altro sarà 2 settimane di gioco, quindi fondamentalmente 4 video si separano da quello che sarà poi il video singolo dedicato solo a Saturday Night Main. And his opponent from Gainesville, Georgia, weighing in at 218 pounds, the WWE Intercontinental Champion, the phenomenal AJ Styles! Sul Night Main Event c'è un bel po' di carne al fuoco, perché sicuramente svettano questo match qua con Damian Priest e AJ Styles, valido per il titolo intercontinentale. Svettano Rhea Ripley contro Asuka, valido per il titolo mondiale femminile WWE. Il match per il titolo indiscusso sarà il main event tra Roman Reigns, campione da oltre un anno, ricordiamolo,
contro Randy Orton. Match per il titolo femminile di coppia, Isladone e Alba Fire, che avranno ancora una volta un avversario ostico, Bianca Belair e Jade Cargill, in una prova che le campionesse hanno superato contro Bayley e Becky Lynch nell'ultimo pay-per-view, Night of Champion. E altri incontri che vale comunque la pena di vedere, come il Monster Match tra Bobby Lashley e Bronson Reed, una sfida che promette di avere molto pepe tra Ilja Dragunov e Jack Perry, lo Scapegoat, insomma, e altri incontri che andremo poi a vedere. Ma adesso siamo nella puntata di Raw, pensiamo quindi a Raw e pensiamo a Damian Priest contro AJ Styles, il Phenomenal One. Qui commette un errore Damian Priest, si pavoneggia, ma non aveva ravveduto la situazione di AJ Styles, che si era già ripreso. Ora va. Controlla per ora il match Jay, anche se lo prende ora Damian Priest. Come accennavo sia con il titolo di questo video, che per il momento è ancora una diretta, sia per diciamo, sia che comunque lo stavo accennando poc'anzi, questo video sarà un video di debutti, perché anche se raccontiamo solo a metà settimana, però ci saranno un nuovo debutto proprio qui a Raw, debutto di un wrestler che proviene dalla New Japan Pro Wrestling, NJPW, un grandissimo nome del Pro Wrestling, che debutterà proprio oggi contro Gunther, quindi grande nome, e quindi giustamente l'avversario deve essere quanto più impegnativo possibile nelle condizioni in cui siamo adesso. Ma a Dynamite vedrete anche altri due nuovi debutti, stavolta della divisione femminile, perché il main event di Dynamite sarà una Women's Battle Royale, quindi abbiamo una Battle Royale, non è una Royal Rumble, tutti gli avversari sono sul ring contemporaneamente, non entrano prima due persone e poi tutto il resto del numero. Ci sarà tempo per la Royal Rumble, che nella Universe Mode c'è sia della WWE, che come consueto ti darà l'opportunità di vincerlo, di andare in match titolata a WrestleMania nel main event, sia dell'AEW per ciò che riguarda All In London. Infatti chi vincerà la Battle Royale dell'AEW andrà a All In contro il campione, la Royal Rumble, scusatemi. Quindi avevamo detto main event di Dynamite, Battle Royale femminile, e chi la vincerà andrà poi a sfidare Toni Storm, la campionessa. Fondamentalmente, dopo aver battuto Jamie Hayter a Full Gear, grande evento che vi consiglio di andare a recuperare, dopo aver battuto Jamie Hayter a Full Gear non ha più avversari, a differenza di altri, perché ricordiamo a Full Gear sono state anche concesse 2 title shot per il titolo mondiale dell'AEW, che Kenny Omega ha conquistato battendo Will Ospreay, ma anche per il titolo International con Adam Cole, che ha battuto in Extreme Rules Jacob Fatu, e quindi ha conquistato questa possibilità di andare contro MJF. Sto parlando molto di AEW proprio perché il pay-per-view Full Gear è fresco e sono successe delle belle cosine, quindi recuperatelo se non l'avete fatto. Entrambi i miei canali lo trovate su rosso e su viola, link in descrizione.
Comunque torniamo ai Jay Styles e Damian Priest che si sono cartellati parecchio in questo incontro. AJ per poco, davvero. Attenzione questa culla improvvisa di AJ. E Damian si salva. Steso. Per la kick di AJ. Che mossa di Damian Priest, rischia di chiuderla qui. E Jay dice no, ancora, incredibile. Bel match questo davvero, ma attenzione che qui Damian Priest vuole caricare la sua Razor Edge e ora potrebbe essere davvero finita per fenomenale. Ma AJ dice no, si libera, controbatte con una neck breaker. Oh, Damian dice no ancora, aveva provato una side clash che se fosse andato a segno probabilmente sarebbe finita, ma lo prende per la sua mossa finale e lo schiaccia al suolo. Qui davvero finita per Jay. 1, 2, incredibile. E Jay Styles, incredibile. Molti avrebbero capitolato, sicuramente, ma non AJ Styles, non il Phenomenal One, non il campione in carica intercontinentale WWE. Continua a colpire Damian Priest fuori dai ring. E ora sale sul ring. Se Damian non si rialza il tempo, qui l'arbitro conterà fino a 10. Eccolo Damian Priest. Non vuole perdere, assolutamente. Attenzione però, Time Clash in corsa con Damian che sanguina. 1, 2 e 3. AJ Styles si è dimostrato troppo forte oggi per Damian Priest. Ai, questo sguardo di AJ non promette bene. Un Damian sanguinante, come avevo accennato. E infatti ecco la sedia d'acciaio, vuole assaltare Damian Priest. Attenzione, chi arriva? Brutus dei Creed Brothers. Salve a Damian Priest inaspettatamente. Mi chiedo io cosa c'entra proprio Brutus, ma buon per Damian. E si dà la fuga. Un grande incontro a Raw, davvero, questo tra Damian Priest e AJ Styles. Ma ora andiamo al prossimo incontro tra Bayley e Becky Lynch. Il tutto è maturato dopo la sconfitta di Night of Champions contro Alba Fire e Isla Dawn, match valido per i titoli di coppia, con Bayley che se l'è presa con Becky Lynch. Le due erano ovviamente le avversarie, come accennavo anche poco tempo fa, e tra queste due davvero sono passate da essere compagne a avversarie. Bayley ha rosicato, come si dice in gergo, e adesso le due sono pronte a sfidarsi in uno scontro che andrà a Saturday Night Main Event, uno degli incontri che non avevo precedentemente nominato, ma anche questo farà parte della card.
Making her way to the ring from San Jose, Attenzione, California. Becky Lynch. Bayley! Samantha Iving ha appena finito di annunciare il nome di Bayley. Becky Lynch arriva subito, non fa il suo ingresso, l'attacca subito alle spalle. Ma Bayley risponde bene qui. Becky Lynch ne ha molti da recriminare. Nell'ultima puntata è stata assalita brutalmente da Bayley, e non è la prima volta dopo l'ultimo pay-per-view della WWE, e adesso c'è uno scontro nello stage. Il match, voglio ricordare, non è ancora iniziato, perché inizia l'incontro quando entrambe le contendenti sono sul quadrato e quindi c'è il triplice suono che dà l'inizio alla contesa, ma qua, non essendo entrati ancora, è ancora tutta una rissa sullo stage. Come avevo detto, le due non si vogliono bene per niente. Ma posso anticiparvi una cosa, ovvero che chi vincerà tra Becky Lynch e Bayley a Saturday Night Main Event sarà di fatto la nuova sfidante per il titolo mondiale WWE, attualmente detenuto da Rhea Ripley. Ma adesso l'incontro è iniziato. Mentre stavo spiegando questa cosa, e quindi ora si inizia a fare sul serio, ecco Becky che se la tira di brutto, dice: io qui ti spacco tutto, vedi? Vediamo come andrà a finire. Per il momento Becky Lynch mi sembra più avanti, anche in virtù del vantaggio che si è preso attaccando alle spalle Bayley. Che se Bayley ha subito contrattaccato, c'è da dire, quindi non è che questo vantaggio sia stato molto concretizzato, ma continua ora Bayley a prendere botte dalla irlandese. A vuoto questo suicide dive, ma sembra più in palla Becky Lynch per il momento. Attenzione qui, pugno di Bayley. Vuole smentirmi subito la role model. Che schianti che si scambiano questi due. Attenzione però, perché Bayley sale sulla terza corda per il suo elbow drop in omaggio a Macho Man, ma va a vuoto. Per fortuna per Becky, perché se avesse incassato questo colpo forse non si sarebbe rialzata. Attenzione qui però, una delle sue mosse di sottomissione più letali. Ma no, Bayley si libera. Però Becky sta preparando una Man in the Slam molto probabilmente. E Bayley dice di no. I due hanno evitato rispettivamente le loro mosse più impattanti.
attenzione che Bailey si rialza, porta Becky alle corde, ma Becky la piomba fuori dal ring. Che match questo tra Bailey e Becky Lynch, davvero una bella puntata di Raw per il momento. Vedete l'opener dove Kevin Owens e Sami Zayn hanno difeso i titoli di coppia dall'assalto dei DIY. Ciampa e Gargano, essendo un match in due, essendo un tornado, è molto più semplice fare un buon match quando sei uno contro uno. Bailey qui si è proprio schiantata, ma si è lanciata veramente in ritardo, ne approfitta quindi Becky e 3 vince Becky Lynch, approfittando di un errore di Bailey clamoroso, anche perché si era buttato in evidente ritardo, e vince l'irlandese, vince Becky Lynch, vince The Man. Ma una vittoria più importante non è questa, ma sarà a Saturday Night Main Event, che ormai manca davvero poco. 2 puntate di SmackDown, un'altra puntata di Raw tolto questa e ci siamo. Ma ora è il momento del grande debutto di cui stavo parlando, dalla New Japan Pro Wrestling. Il boss dei Los Ingobernables de Japan, Tetsuya Naito, è arrivato e ha firmato per la WWE. È questo il gran debutto per ciò che riguarda Raw di cui stavo parlando. È davvero un grandissimo Naito nella vita reale, uscendo un po' dal mondo della PlayStation, ha vinto veramente di tutto. 8 volte campione IWGP, ovvero il titolo massimo della New Japan, il glorioso titolo giapponese mondiale, vittorie del Climax, vittorie di altri tornei che, come sapete, in Giappone hanno un prestigio tutto speciale. Ma oggi questo grande atleta ha firmato per la WWE e ha tutta l'impressione che darà un grosso scossone alla divisione main event degli show rossi e blu, ovvero Raw e SmackDown. Ma ora ecco Gunther, making his way to the ring, representing Imperium from Vienna, Austria, weighing in at 297 pounds, Gunther! il ring general è qui. Un ring general che viene da una faida contro Jay Styles molto dura dal punto di vista, molto maschia, chiamiamola così, il termine che non mi piace, ma ha perso però, e con questa faida ha perso anche la possibilità di vincere il titolo intercontinentale. Quindi si vuole riscattare il ring general, ma oggi sarà lui il primo avversario del nuovo debutto di Monday Night Raw, Tetsuya Naito. From Tokyo, Japan, weighing in at 225 pounds, Ted Nate! Eccolo qui, tranquillo. Mister Tranquillo, una delle sue chat price, lo dimostra dal suo ingresso lento, tracotante. E per fortuna non siamo nella vita reale, perché sennò stava anche 5 minuti a spogliarsi tutto prima di iniziare il match, di togliersi tutta quella roba che si porta dietro.
Poi chi ha fatto l'ingresso ha pensato bene di aggiungere anche questo effetto di... Vabbè, possiamo metterlo. Non mi fa impazzire, ma è arrivato il momento del debutto. Un debutto difficile contro Gunther per Naito. Inizia molto bene Gunther. Potrebbe essere l'ennesimo grande match di una puntata e per il momento è davvero soddisfacente dal punto di vista del wrestling lottato. Per il momento meglio Gunther, ma non è detto qui. Ricordiamoci che Naito è davvero un fenomeno del ring, esattamente come in generale. Come avevo detto prima, forte Naito, forte anche gli avversari di Naito, certamente non potevo farlo debuttare contro un Tommaso Ciampa o persone di questo tipo, un Bronze Reed e via dicendo, qui serve sempre più forte. Attenzione qui, molto in sottomissione. Ripeto su ring Naito, Gunther potrebbe provare una mossa ma no, lo prende Naito. Attenzione la powerbomb tipica di Gunther, a segno, potrebbe essere finita qui, 1, 2, no! Resiste Naito alla finisher di Gunther. Domina in questo momento Gunther, mentre io sto mangiando una fascina. Attenzione qui, destino a segno. Dicono Gunther, la pericolosissima destino di Naito. Sale però sul palesco con una grande agilità. Qui si toglie Naito. Suplex. 1, 2. No. Serve più potenza per battere uno come Gunther. E cura qui. Si libera Naito. Stava per essere beffato dall'austriaco.
Bel match comunque anche questo, Attenzione Naito, questo è pronto? Destino! Ma Rob Black, Gunther si salva con un piede sulla corda. Gran match questo, prendendo il gol anche di Naito contro uno come Gunther, dove tutti vedono, lui è andato più di una volta vicino alla vittoria, certo anche Gunther, chiuso da una close line ora Naito. Attenzione qui, lo chiude una mossa di sottomissione. Niente, Gunther si libera. Come ho detto, Gunther è sicuramente uno dei lotti più duri in WWE. Ma anche Naito sta dimostrando che è all'altezza del suo nome. Sale sul paletto, Naito salta, knee drop e Destino, la terza Destino, come si abbatte Gunther solo così e vince Naito al debutto contro Gunther, una vittoria pesantissima subito alla prima. Prima vittoria per Naito che si presenta subito dimostrando chi è. Come avevo detto all'inizio, sarà un altro nome davvero interessante nel main event della WWE. Gran match, che puntata ragazzi. Speriamo che i prossimi incontri non saranno da meno. Questa volta lo dico un po' per chi si vuole organizzare il tempo. Raw avrà più incontri di Dynamite. Con Dynamite vorrei fare 4 match, compreso il main event che dicevo, ricordo, number one contendership per il titolo mondiale femminile dell'AEW in una Battle Royale. Io la vorrei fare da 10 e ho già i nomi pronti, ma nel caso non si può, ok. Comunque ricordo che insieme a Naito avremo anche i debutti di 2 nuove wrestler in AEW, proprio nella Battle Royale, 2 nomi, forse non proprio come Naito, ma importanti anche loro. Intanto però Asuka e Rhea Ripley si picchiano al centro del ring. Doveva probabilmente essere Charlotte Flair l'avversaria di Asuka, ma è arrivata Rhea Ripley, l'ha stesa, portandola addirittura nella rampa per farlo vedere a tutti, e ha dato il via a questo unsanctioned match, un match non sanzionato tra le due. Altra grande rivalità di Raw, il match che sarà valido a Saturday Night Main Event per il titolo mondiale femminile WWE. L'ultimo match di Asuka non è andato bene per la giapponese, perché ha perso a SmackDown, l'ultimo SmackDown contro Bianca Belair, in un'altra rivalità non ufficiale che sia diciamo creata e che probabilmente entrerà nel vivo.
postato per me un evento, ovvero una rivalità di Asuka insieme a Kairi Sane, sta avendo contro Jade, Cargill e Bianca Belair a fianco. Tra l'altro Bianca e Jade, pensate che qui c'è un bug, ok, non si è sbaggata la gamba di Asuka, era rimasta impigliata nel pro ring. Comunque Bianca e Jade hanno conquistato la possibilità di andare sul T-Top proprio a fronte delle migliori, cioè delle maggiori vittorie che hanno avuto contro, diciamo, il duo giapponese, perché ci sono stati 2 incontri tra Jade Cargill e Kairi Sane e diciamo siamo andati lì sull'1-1, ok? Poi c'è stato un incontro di coppia a Raw che vi devo ammettere che non mi ricordo come è finito, e poi c'è stata Bianca Belair che ha sconfitto Asuka proprio nell'ultimo incrocio. Ora vi dirò perché sono andato al video, sono andato a recuperare il video, che praticamente è l'episodio 17 che ho fatto live sulla piattaforma X, per dirvi chi ha vinto il match di coppia, ma se non sbaglio è stato vinto da Bianca e Jade. Se non sbaglio. Vediamo un po'. Sì, infatti sì, era stato vinto da Bianca e Jade. Non a caso avevo detto che si hanno guadagnati questa scusate. Alla fine di 4 incontri solo uno è stato vinto dai giapponesi, con Kairi Sane che ha battuto una volta Ceccaggio, che però ha anche perso una volta contro Jade nel primo incontro. Poi il match di coppia hanno vinto Jade e Bianca, e l'ultimo Bianca ha battuto Asuka, quindi diciamo che la title shot è meritata. Chissà che però le giapponesi non potranno essere le prossime sfidanti, Tutto dipende anche tanto da cosa farà Asuka contro Rhea Ripley a Saturday Night Main Event, perché ricordiamoci che potrebbe diventare campionessa femminile della WWE. Inverted electric chair. Perché adesso attenzione, eccola la sua mossa di sottomissione, ma l'arbitro ferma tutto, perché ricordiamo che questo match era un match non sanzionato e che quindi non avrebbe potuto avere una finale degno, sebbene mi sembra che ai punti, se si può dire, ha vinto Rhea Ripley, però il risultato reale è un pareggio. E ora andiamo al main event di puntata, perché abbiamo Roman Reigns contro Randy Orton, una delle loro ultime sfide. Ci sono stati ovviamente vari assalti, anche intervenendo nei match contro altri avversari. Ovviamente tra questi due Randy Orton vuole detronizzare Roman Reigns, campione da più di un anno, quando abbiamo iniziato a streamare, che non è molto, perché noi abbiamo iniziato forse da un mesetto, qualcosa di più di un mesetto, sì, forse quasi 2 mesi, ma forse meno anche. Quindi abbiamo streamato per view della WWE, abbiamo streamato WrestleMania, in realtà nella mia Universe Mode è l'unico per view congiunto, cioè WWE, e poi Night of Champions. E lui però era già campione dalla WrestleMania precedente a quella da noi streamata. Tra l'altro consiglio a tutti di andare a recuperare i nostri pay-per-view, perché sono stati i migliori pay-per-view al momento che ho fatto, a parte il mio, ma magari sono giusti. Ma ecco qua Roman Reigns
proprio lui il campione indiscusso WWE. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from Pensacola, Florida, weighing in at 265 pounds. He is the undisputed WWE Universal Champion, Roman Reigns! La voce sempre fantasia di Samantha Irving che annuncia Roman Reigns, una delle sue migliori introduzioni secondo me. Questo è proprio il personaggio che, considerato anche l'AEW, è il wrestler che ha da più tempo un titolo e li strabatte davvero tutti, come ho detto io. Un anno fa la conquista, un anno e quasi 2 mesi dopo ancora la riconferma, e ovviamente il suo ingresso interminabile tipico del tribal chief Roman Reigns. And his opponent from St. Louis, Missouri, weighing in at 275 pounds, the Viper, Randy Orton!
Rieccomi qua al tavolo di commento. Avevo lasciato un attimo la postazione. Sono proprio è arrivato il tempo per vedere Roman sanguinare. Mica male. Mica male. Vediamo se questo è il main event di Raw. Quindi dopo questo incontro passeremo nella seconda parte del nostro video. Seconda parte e ultima fino al prossimo appuntamento, dove andremo a raccontare Dynamite e ricordo ci saranno 2 debutti nella Women's Battle Royale valida, ripeto, per la number 1 contendership al titolo mondiale femminile della federazione. Però qui siamo ancora a Raw e abbiamo 2 avversari del calibro di Roman Reigns e Randy Orton, The Viper, The Legend Killer, The Apex Predator. Insomma, ci sono tanti soprannomi, ma la sostanza è che lui è proprio un predatore alfa e attacca come felini all'improvviso di botto, ed è proprio qui la pericolosità che è sempre una cosa distinta questo wrestler, questo figlio d'arte Randy Orton. Tanto Roman finisce fuori dal ring. Dato ne approfitto per ricordare che ho da poco che Superman Punch qui, che ho saputo Orton. Ho da poco aperto un canale TikTok, un profilo, dove ovviamente metto gli shorts da come abitudine per quella piattaforma. Quindi nel caso vi consiglio, se vi interessa, di andare a seguirmi su quel canale lì. Alcuni short li avrete visti già, se avete visto i miei short che sono sul canale Rosso Viola. Ovviamente poi ce ne saranno di altri. Intanto l'arbitro era 8, mancava poco che contava un doppio count out. Come ha evitato la spia Randy Orton, la terribile spia di Roman. E ora Randy prova lo schieramento. Diciamo Roman. Ora insomma, come si è rialzato all'improvviso Roman. Steso con un braccio teso. Carica sulle spalle contro le corde. E ora Roman fa sanguinare Randy Orton con questo destro. Prova una sottomissione adesso, vediamo se lei Killer cederà o meno. No, si libera Randy Orton e RKO dal nulla, prova lo schieramento. 1, 2, mamma mia, per pochissimo Randy avrebbe vinto lo scontro contro il campione indiscusso. Attenzione, powerbomb, doppia power, no, powerbomb più Samoan drop, che combo. Oh, l'ha chiuso Roman Reigns in questa mossa, ma no, si libera immediatamente Orton. Attenzione, cambio di pugni ora, i giocati sono finiti. Colpisce però Roman, ancora Roman colpisce.
Ha avuto la meglio Roman Reigns, questo scambio di pugni, ancora schiozzato contro la corda. Ora prova lo schienamento. 1, 2 e 3. Vince Roman Reigns. Roman Reigns ferito al volto. Attenzione però. Roman stava per andarsene. No, me l'aspettavo, l'ha guardato, l'ha visto. Prende una scala ora e per Randy Orton si mette male, preso in piena testa. Vuole avere un vantaggio fisico e psicologico verso lo sfidante. Attenzione, una body slam sulla scala, devastante sì. Roman vuole avere il vantaggio contro lo sfidante, vuole infortunarlo prima del match. Una tattica alla Roman Reigns. Ed è lui che conclude festeggiando questa puntata di Monday Night Raw. Davvero una bella puntata è stata. Veramente. Sono stati bei match, il debutto di Naito. Una grande puntata di Monday Night Raw. Non sono sempre così le puntate settimanali, ma questa è stata davvero una grande puntata. E adesso è il momento di Dynamite, quindi andremo un attimo a modificare la card. Allora, abbiamo detto, essendo un number one contendership per la Battle Royale, durerà almeno 2 incontri, presumo. Quindi almeno ce ne dovranno essere 4, ok. Poi, allora vediamo cosa si può fare, se si può fare fino a 10. Perché io volevo farle fino a 10. Battle Royale dov'è? Ah, A8. E se invece si facesse un gauntlet match? Ragazzi, facciamo un gauntlet match. Sì, facciamo un gauntlet match, sì. Eliminator. A 4, solo a 4 si può fare. A 8? Vai, facciamo un gauntlet match a 8. Sì. Quindi a 8 direi di togliere... Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ci siamo. Andiamo a scegliere, che ho già la lista. Ordine casuale, non ne voglio sapere niente. Le metto per ordine di come ho la lista. Allora, così scoprirete anche i debutti. Allora, che succede qui? Femminile. Allora abbiamo... Vabbè, mettiamole in ordine alfabetico, vai. Abbiamo Britt Baker. Casuale, tutto deve essere casuale, ragazzi. Poi abbiamo Mercedes Moné, che questa è la prima occasione per vedere il nuovo redesign di Mercedes, perché probabilmente siete rimasti a quello vecchio. Questo è un redesign molto più accurato. Poi abbiamo qui Roxanne Perez, poi abbiamo Stephanie Vaquer, che ha perso il titolo contro Ronda Rousey a Full Gear, titolo conquistato in Messico in una maniera proprio inaspettata, e alla fine in un match a 3 che comprendeva anche Anna Jay è andato tutto così, cioè ha rivinto di nuovo il titolo vincendo il match Ronda. Allora, poi abbiamo Sorruca, e per il momento non vedete novità, ma adesso arriveranno con gli ultimi 2 nomi. Fatemi prima scegliere Sorruca. Ok, allora, i nuovi debutti della divisione femminile W sono Nia Jax, The Irresistible Force, e poi abbiamo direttamente dal Giappone Giulia, che ho trovato una cavo ieri impressionante davvero, ora la vedrete.
e direi che le nostre partecipanti sono tutte qui. Eccole qua, le vedete bene. Abbiamo Britt Baker, la dottoressa, Mercedes Moné, Roxanne Perez, Stephanie Vaquer, Julia Hart, Sol Ruka e i debutti nuovi di Nia Jax e di Giulia. Questo sarà il match che decreterà chi sarà la sfidante di Toni Storm. E quindi, anche perché questo match durerà parecchio, ho deciso di tenere, diciamo, soltanto praticamente 4 incontri rispetto ai 6 di norma. E probabilmente durerà anche di più questo incontro. Quindi andiamo e iniziamo subito con il primo match. Quello tra Darby Allin e Chris Jericho. Darby Allin che ha battuto Malakai Black e ha mantenuto il suo titolo TNT, quindi il titolo televisivo dell'AEW, con appunto a Full Gear. Quello è stato l'incontro deludente della card, nel senso che Malakai Black doveva fare molto di più, non ha fatto quello che doveva fare e alla fine nell'economia dell'incontro si è vista. Darby Allin, a dire la verità, ha vinto abbastanza facilmente. Se non sbaglio, solo una parte del corpo era gialla. Parlo ovviamente dell'indicatore della grafica dei danni corporei, no? Che c'è la testa, il corpo, le braccia. Solo quello, e Malakai era insanguinato, testa rossa, corpo rosso. Insomma, non c'è stata competizione. Però per Darby Allin non c'è tempo di riposare, perché c'è subito il prossimo incontro, che il prossimo sfidante, che probabilmente sarà Chris Jericho, ma lo vedremo. Ma inizia ora la puntata di Dynamite. Eccoci finalmente qui. Ecco il campione TNT, Darby Allin. The following is scheduled for one fall, making his way to the ring from Seattle, Washington, weighing in at 175 pounds, the All-Star Television Champion, Darby Allin. Ecco qui Darby Allin, il campione televisivo della All Elite. Aspetta il suo avversario, è Lionheart, le champion. Y2J, insomma, il Demo God, ne potete usare tanti And his soprannomi. opponent from Winnipeg, Manitoba, Canada, weighing in at 227 pounds, Chris Jericho. Comunque lui è Chris Jericho, che probabilmente vorrà mettere le mani sul titolo TNT. Seguano le luci. Ah, scusatemi. Il leader dei Foxy, band rock, fondata da Jericho e ancora in attività dal fine degli anni 90, se non sbaglio, quindi proprio dagli inizi del 2000, si parla tipo 2001, 2000, 2002 massimo. Comunque, torniamo al wrestling, lasciamo perdere la musica e inizia l'incontro.
Per ora è iniziato molto bene Darby Allin, ma Jericho, come tutte le volte dico che uno inizia bene, poi ribalta tutta la situazione. E vince Darby Allin che batte Chris Jericho. Scusate, sono stato un pochino meno presente in questo match, ma stavo facendo un attimo una roba. Il prossimo incontro, Adam Cole contro MJF. Adam Cole ha sconfitto Jacob Fatu a Full Gear e ha conquistato questa possibilità di andare contro MJF, che quella stessa sera ha difeso il titolo international dall'assalto di Rob Van Dam, Mr. Monday Night.
The following is scheduled for one fall, making his way to the ring from Pennsylvania, weighing in at 200 pounds, Adam Cole! Adam Cole, baby. Che vittoria davvero pesante contro Jeff Sabu. Sembrava in svantaggio, match estremo, duro, ma vinto da lui. E adesso andrà a scontrare il suo amico nemico MJF, che è un campione international veramente devastante. Cioè, ha battuto Will Ospreay. Ora parlo da WrestleMania ora. Ha battuto Will Ospreay, ha superato John Moxley, ha battuto anche Rob Van Dam. Cioè, davvero difficile togliere questa cintura a Maxwell Jacob Friedman, uno dei campioni più dominanti da WrestleMania. Io parlo sempre in ottica WrestleMania perché è stato il primo pay-per-view che ho trasmesso da quando ho iniziato nella mia Universe Mod, e quindi parto sempre da lì, diciamo, come primo pay-per-view degli albori, anche se non è stato il primo video, ci sono stati i video di costruzione, qualche video di costruzione, perché io non ho iniziato proprio all'inizio, questa Universe Mod era già avviata. Long Island, New York, weighing in at 228 pounds, the All-Star International Champion, MJF.
Per ora MJF è assolutamente in vantaggio. Scusate se sto commentando un po' meno questa puntata di Dynamite, ma perché sto facendo dei lavori grafici inerenti appunto a questa diretta, perché poi andrò a mettere, come sempre, le mie grafiche del video. Questa volta ne ho fatto una abbastanza carina, c'è da dire. E vince MJF, un match non impegnativo per Adam Cole, che comunque era anche ferito alla fronte, abbatte l'arbitro. Non credo abbia accettato di buon grado questa sconfitta, ma questo è solo l'inizio, come si vince da qui, di questa rivalità che sarà valida per il titolo international. Esattamente come si è capito che tra Darby Allin e Jericho non è finita qui, ma adesso abbiamo il campione mondiale della All Elite Wrestling, Bryan Danielson, contro Kenny Omega, che ricordiamo l'ha battuto Will Ospreay a Full Gear, un gran match davvero, che vi consiglio di andare a recuperare su entrambi i miei canali, link in descrizione. E quindi ha conquistato la possibilità di andare contro Danielson. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring, representing The Shield, from Aberdeen, Washington, weighing in at 210 pounds, the All-Star World Champion, Bryan Danielson! And his opponent from Ed Winnipeg, eccolo qui, Manitoba, Kenny Omega. at 218 pounds, Kenny Omega! Il bang di Kenny Omega.
Beh, devo dire che è iniziato davvero un bel incontro qui a Dynamite. Tecnica contro tecnica. Grandissima difesa di Danielson contro Spurs Strickland a full gear, conclusa con una delle sue classiche mosse su punizione davvero devastanti, come quella che sta facendo ora Kenny Omega, ma Kenny dice no e ribalta. Sembrava uno schienamento a ponte quasi. Attenzione qui, se questa è la mossa finale? No, sembrava. Visto che lo carica alla stessa maniera e forse ora no, lo sta portando al paletto. Preferisco Danielson però in questo incontro al momento. Attenzione perché è proprio questa la mossa finale, fatta dalla terza corda. Devastante. 1, 2, dice di no Danielson. Che calcione. Che match ragazzi questo, una puntata di Dynamite che avrà meno match del previsto, perché comunque si farà questo main event che durerà molto, tutto al femminile gauntlet match. Chi vince, ricordiamolo, avrà un'opportunità titolata al prossimo pay-per-view del All Elite Wrestling contro Henderson e Storm, ma l'ha preso Danielson con la sua mossa finale. Attenzione qui, 1, 2 e 3, vince Danielson. Kenny Omega non è d'accordo? Questa è solo la prima di una lunga serie di scontri tra i due che andranno poi a collidere per il titolo mondiale in palio al prossimo pay-per-view. Quindi Darby Allin Jericho, MJF Adam Cole e Danielson Kenny Omega, che sono tutte e tre possibili incontri isolati al prossimo pay-per-view, sono stati portati avanti. Non c'è posto per una quarta rivalità proprio perché sto aspettando chi vince tra questo incontro qui, che quando poi sarà finito andrò immediatamente, appena terminata la diretta, a creare appunto questa nuova rivalità contro Toni Storm. Però adesso direi che è il momento di vedere chi trionferà in questo gauntlet match. Ricordiamolo, iniziano due
Poi entrano, perché questo è un eliminator, entrano fino a 8 partecipanti e chi vince sarà l'ultima donna rimasta in piedi, sempre se mi ricordo bene come funziona il Gauntlet Eliminator, perché ci sono 3 tipi di Gauntlet match in questo gioco. Questo è un match che da quando ho iniziato a streamare questo gioco, che non è tanto, voglio ricordare, è forse il match che, anzi è sicuramente il match a più persone, perché sì, infatti credo ci metterà un pochetto a caricare quando siamo di solito in a fare uno show con un'arena scaricata, grafiche nuove, molte cav, perché qui fondamentalmente di personaggi creati sono tutti tranne Roxanne e Nia Jax, che per chi non lo sa, se non se lo trova nel roster è perché dovete acquistare il Global Pack. Lo sapete, ogni tanto WWE 2K rilascia questi pack con questi pacchetti con una serie di wrestler dentro. Io insieme a Nia Jax avevo tutta una serie di personaggi tipo Dragon Lee, Kairi Sane, Carlito, Lyra Valkyria, non mi ricordo poi, insomma un sacco di wrestler mancanti, altri, che ce ne sono altri comunque mi sembra. E insomma, discutibile, vabbè, sai, ormai oggi tutti i giochi fanno queste mini transazioni, microtransazioni di 9 euro, 10 euro, Call of Duty Warzone anche di più, ci sono dei pacchetti veramente. Activision massacra con... non so se c'è qualcuno di voi che gioca a Warzone, ma io ogni tanto streamo da lì, ci gioco e massacra proprio. Tra nuovi giochi che devono uscire, tra pacchetti che costano un sacco. Vabbè, lasciamo perdere Warzone e Activision. Siamo pronti qui per il main event di Dynamite. The rules of the match are as follows. 2 superstars will start in the ring. At regular intervals, a new superstar enters the match. Eliminations can occur by pinfall or submission. The match continues until one superstar remains, and that superstar will be declared the winner. Ok, l'annunciatore Mike Rome ha spiegato le regole, le avete lette anche voi, non c'è bisogno, ve le spiego nuovamente. Comunque ogni 30 secondi entra una nuova superstar e l'ultima che rimane, infatti è eliminazione, vince. Dr. Britt Baker! Vince e andrà, ripeto, contro Toni Storm per il titolo. La prima è andata ad entrare la dottoressa Britt Baker, lei ex campionessa dell'All Elite, almeno fino a Forbidden Door, che è il pay-per-view delle W prima di Full Gear, che è stato l'ultimo che abbiamo trasmesso ieri, l'ultimo video prima di questo, e ha preso il titolo lì proprio contro Toni Storm. Inizia quindi Britt Baker, vedremo chi saranno le prime due che inizieranno l'incontro. And from Boston, Massachusetts, Mercedes Monet. E eccola, Mercedes Monet. Quindi inizieranno Mercedes Monet e... è iniziato Mercedes Monet e Britt Baker. Ecco cosa intendevo con il nuovo rebranding di redesign di Mercedes Monet. Questa è veramente una grandissima, secondo me, cav, fatta benissimo il viso, gli abiti, il costume. Questo era quando lei era in New Japan, quando lo stava sotto contratto da New Japan. E sì, abbiamo una grandissima Mercedes Monet. La versione precedente era sì bella, ma il viso non convinceva e soprattutto il design era poco
elaborato. Cioè, era questo vecchio costume di quando era andato lui, tutto nero tra l'altro. E entra Roxanne Perez. In arrivo, eccola qui, la Prodigy. Vediamo che chi vincerà questo incontro andrà contro Toni Storm, la campionessa, al prossimo pay-per-view della All Elite. Dentro anche Stephanie McMahon, ricordiamo qui ogni 30 secondi entrerà una nuova partecipante fino a 8 e l'ultima che rimane sarà la vincitrice, quindi un match a eliminazione di campione. Però lo scontro si è spostato tutto fuori dal ring. Vediamo chi sarà la prossima. Julia Hart, quindi i due debutti nuovi per il momento sono Nia Jax e Giulia non si sono fatti vedere, bensì è entrata ora Julia Hart. Posto che stiamo nella serie sul cambio schifo, sta succedendo davvero un bordello in mezzo al ring. Non è semplice seguire l'azione, ma ecco Sorruca, anche lei ex campionessa, che ha perso il titolo contro Britt Baker per l'appunto, quindi i nuovi debutti Nia Jax e Giulia, entrando per ultimo, tutto casuale qui, come avete visto, non è stato esattamente. Non gioco neanche io, si gioca casuale, proprio per migliorare la qualità degli incontri, facendo l'imprevedibile, altrimenti come ho già fatto delle volte vincerebbe sempre il player, e quindi casuale anche migliore. Guardate, Britt ha provato a eliminare Stephanie McMahon, ma niente da fare, e ora è il momento del Nia Jax, l'Irresistible Force, la vittoria più imponente, eccola qui, 125 kg per Nia Jax, ecco che schianta subito Julia Hart, panino qui, eccoci qua, tutti e due, cioè Julia Hart che scopre nella pelle, schiacciata al paletto. Era il momento dell'ultima partecipante, eccola qui, Giulia sta arrivando ed ecco qui la giapponese. Lo diremo adesso, con tutti i contendenti in gioco, nessuna eliminazione prima dell'ingresso di tutte le partecipanti, vedremo chi vincerà questo incontro.
e Mercedes per pochissimo potrebbe essere la prima eliminata, però no, Jax sta davvero demolendo l'avversario, tutta la sua massa, davvero qui al vinto di Julia e Jax sono sicuramente importantissimi per quanto riguarda il tiro CBS e quello mondiale femminile. Doveva superare il professore Roxanne Jax, poi c'è tutta una serie di botte, twist attorno al ring. Dovrebbe vedere il protagonista finora, ma c'erano dei lavori, non dall'inizio della diretta, sono arrivati proprio prima che iniziasse questo incontro, però prima. Andando avanti sul terrato, Jax, Roxanne ancora. Prova a entrare qualcuno, ma le due proprio hanno una questione personale e buttano fuori dal ring tutte quelle che entrano. Ragione che Roxanne ha chiuso Giulia con una mossa di commissione, ma Giulia dice no. Pochi verso che gira un attimo. Dice no. Beh, qui ci sono due Giulia, chiamiamola l'arte. Attenzione, un jump breaker. Finita la occasione di Mercedes su Giulia. 1, 2, no. Giulia dice di no. Che match, comunque la maggior parte delle partecipanti. Attenzione, Giulia qui. No, Mercedes dice no. La maggior parte delle partecipanti sono molto danneggiate. Anche Giulia che è entrata per ultima non scherza, perché comunque tutte loro vogliono vincere questo incontro. Non ci stanno assolutamente, anche perché il posto in gioco è molto alto. Giulia Archer non eliminava Britt Baker. Attenzione, Stephanie Raquel, Roxanne 1, 2 e 3. Roxanne è la prima eliminata per mano di Stephanie Raquel. Giulia ha colpito un forza di sbatto, 1, 2, no, Britt dice no. Continua questo incontro, mi è arrivato un nuovo messaggio su WhatsApp. Manca poco, sta per essere eliminata la...
si ring Britt Baker, Stephanie McMahon, Junior e Nia Jax. Nuova ora Nia Jax finale l'ultimo entrato. No, dice no Giulia, dice no. Che spezza schiena della Raquel Giulia Hart. 1, 2 e 3. Giulia Hart eliminata, Stephanie McMahon ha eliminato la seconda partecipante a questo incontro. 2 pin a favore di Stephanie McMahon, ma in questo match non vince chi fa più schienamenti né chi fa più sottomissione, ma vince soltanto chi rimane l'ultima donna che rimane, vincerà il match e sarà la sfidante per il titolo più importante della divisione femminile qui in All Elite. Attenzione, Giulia arriva armata a Defender Stick, però viene tolto da Stephanie McMahon. Davvero impegno sempre su questo incontro, sono state usate armi, mosse di tutti i generi. Allora, Mercedes e Ruka stanno seguendo. Attenzione, Giulia prende di sorpresa Sorruca. Luca, se la conosco bene, stava preparando la famosa finale. Attenzione, Nia Jax è pronta per un'altra splash probabilmente, ma niente Stephanie McMahon, quindi si concentra su di lei. Stephanie McMahon stava prendendo Mercedes Monet per schiantarla contro Giulia, ma è intervenuta su Ruka e involontariamente è intervenuta tutto. Attenzione a Giulia che colpisce Sorruca. 1, 2 e 3. Sorruca eliminata. Giulia con eliminazione. Ora si avventa subito su Nia Jax. Attenzione, una fuga improvvisa. 1, 2 e Giulia si salva. Non una fuga, scusate, ma uno schienamento improvviso. Missile dropkick. Giulia qui 1, 2 e no, Giulia dice no, incredibile, sembrava finita per la giapponese. Sta levando Nia, tutto di Giulia, 1, 2 e Nia dice no. Nia dice no. Fatto un'animazione da irresistibile force
attenzione però Britt Baker dall'altra parte. Un destroyer incredibile di meccanismo. 1, 2 e 3. Destroyer di un minuto per Britt Baker. Ragazzi, prende una sottomissione Stephanie Vaquer. No, Stephanie reagisce. Sono rimasti in 4, Britt Baker, Stephanie Vaquer, Nia Jax e Giulia. Quindi le due debuttanti, quindi alla fine, anche se bene ricordarla che sono andato per prima. Mentre Britt Baker, perché sono state per ultimo, Britt Baker ha fatto proprio per prima una stomp su Nia Jax. Attenzione qui. 1, 2 e 3, eliminata. Britt Baker elimina Mercedes, elimina Nia aggiunge Stephanie Vaquer nel compito dell'eliminazione, 2 a testa, molto mossa qui di Giulia. Attenzione, Giulia proprio lo schienamento. 1, 2, no. Britt dice no. Attenzione Stephanie Vaquer. German Suplex di Giulia. Siamo ora 1, 2 e 3, Giulia eliminata. Aveva alzato la spalla ma al 3-0-1 proprio per 2 secondi poteva salvarsi, ma niente da fare, rimangono Stephanie Vaquer e Britt Baker. Ora Britt Baker è in vantaggio sulla cilena. Attenzione, una mossa di sottomissione, sarebbe incredibile se Britt vince entrando per prima. E Stephanie cede Stephanie Vaquer, vince Britt Baker. Here is your winner, Dr. Britt Baker. È entrata con il numero 1. Ha sconfitto tutte le avversarie e adesso è lei che andrà contro Toni Storm per il titolo massimo della All Elite Wrestling. Ragazzi, abbiamo anche raccontato questa parte di settimana, che è la seconda, che è la prima parte, scusatemi, ora verso la fine sto un po' sbagliando tutte le parole. Quindi Britt Baker andrà contro Toni Storm. Noi ci vedremo al prossimo appuntamento, che sarà con come si chiama? Che sarà con SmackDown e Collision. E poi ricordiamoci che siamo molto vicini a Saturday Night Main Event, il pay per view della WWE, e ne vedremo delle belle. Beh, io dico che per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo appuntamento con la mia Universe Mod di WWE 2K24.